Ciao ragazzi, oggi parliamo di Dennis Wolf, detto The Big Bad Wolf, ovvero il lupo cattivo, uno dei bodybuilder tedeschi di maggiore successo di sempre. Grande protagonista della scena agonistica IFBB nel decennio 2006-2015. Un mass monster di oltre 120 kg, dotato di una struttura ad X caratterizzata da spalle larghe, vita sottile, gambe massicce definite, che gli conferivano una silhouette simmetrica a dispetto della enorme massa muscolare presentata sul palco. Ritiratosi dall'agonismo in seguito ad un infortunio alle vertebre cervicali, oggi Dennis continua ad allenarsi e ad operare nel settore fitness, promuovendo il bodybuilding come coach e imprenditore. Enjoy! Dennis Wolf nasce il 30 ottobre 1978 a Tokmok, in Kirghizistan, nell'allora Unione Sovietica. Quando Dennis ha 10 anni, la famiglia si trasferisce a Topki, in Siberia, per poi emigrare in Germania 2 anni dopo. Così, a 12 anni, Dennis scopre la Germania. All'inizio l'integrazione non è facile. Non parla tedesco, ma per fortuna sua nonna è tedesca e gli insegna le basi della lingua. Sportivo sin da bambino, Dennis gioca a calcio e a basket ed è un grande fan dei film di arti marziali con protagonisti come Bruce Lee e Van Damme. Il primo approccio all'allenamento con i pesi avviene a casa sua, quando comincia ad allenarsi con l'attrezzatura del padre. Ma la svolta arriva quando un amico lo convince ad iscriversi ad una palestra. E così a 19 anni Dennis, che pesa circa 72 kg per 1,83 m di statura, comincia ad allenarsi seriamente e la cosa gli piace. Racconta che nel giro di un anno aumentò di circa 20 kg, arrivando a più di 90 kg di peso, al punto che la gente cominciò a chiedergli se si stava preparando per qualche gara. Entrato in contatto con alcuni personaggi del mondo delle competizioni di bodybuilding, a 21 anni Dennis partecipa alla sua prima gara, dove con un peso sui 93 kg si classifica quarto fra i pesi massimi e secondo fra i novizi. Si ripresenta l'anno seguente, nel 2000, con 10 kg di muscoli in più e a 103 kg vince il titolo assoluto, qualificandosi per i campionati nazionali tedeschi. Da quel giorno, anche se al momento è ancora amatore, la sua carriera decolla rapidamente. Arrivano sponsorizzazioni e offerte per esibizioni e Dennis capisce che ha le carte in regola per diventare un bodybuilder professionista. Nel 2000 partecipa ai campionati nazionali tedeschi, arrivando quarto, e comincia a lavorare per ottenere la Pro Card IFBB. Nel 2004 si classifica secondo ai campionati nazionali tedeschi con un verdetto discutibile, ma il successo è solo rimandato e l'anno seguente, nel 2005, a 27 anni vince sia la categoria pesi massimi che il titolo assoluto. Ma essere il campione di Germania non basta per ottenere la Pro Card. Gli viene richiesto di arrivare fra i primi 5 al campionato mondiale IFBB. Così nel 2005 Dennis partecipa ai campionati mondiali, dove vince il titolo assoluto conquistando l'agoniata Pro Card. Dal 2006 comincia a gareggiare sul circuito Pro, esordendo in Texas con un 7° posto all'Europa Super Show. Poi, in rapida successione, si piazza quinto al Montreal Pro Championship e terzo al Grand Prix della Spagna, risultato che lo qualifica per partecipare al Mister Olympia 2006, dove si classificherà 16°. Con un peso in gara sui 122 kg, gareggerà sul circuito Pro IFBB per 12 anni, nell'era dominata da Philippe, partecipando ad una trentina di competizioni ed ottenendo 6 vittorie e numerosi podi. Nel 2009 arriva l'offerta di una sponsorizzazione molto importante da parte della compagnia di integratori alimentari DSM. Dennis coglie l'opportunità e si trasferisce con la moglie Katia a Las Vegas, città dove vivono ancora oggi. Tra i punti salienti della sua carriera ricordiamo le 10 partecipazioni al Mister Olympia, dove, sebbene senza mai riuscire a vincere il massimo titolo, è stato uno dei protagonisti per diversi anni. Ricordiamo il terzo posto ottenuto al Mister Olympia del 2013 alle spalle di Philippe e Kay Green. E ancora le vittorie all'Arnold Classic e all'Arnold Classic Europe del 2014 e all'Australian Pro del 2011. Ma la vita del Mass Monster è stressante per il fisico. A fine 2015 Dennis comincia ad accusare un malessere che non si spiega. Un giorno, mentre allena i dorsali, si accorge che non riesce più a controllare bene il braccio sinistro. Una visita specialistica rivelerà che ha diverse ernie cervicali, problema che lo porterà a subire un intervento chirurgico di fusione spinale. 2 anni dopo l'intervento, Dennis tenterà un ritorno alle competizioni,
ottenendo un insoddisfacente 12° posto all'Arnold Classic del 2018. Si rende conto di non essere più competitivo e che, arrivato a 40 anni, è ora di ritirarsi dalle gare. Ma sentiamo dalle sue stesse parole le difficoltà che incontrò nel prepararsi alla sua ultima competizione. Onestamente è stata la mia peggiore preparazione per una gara, perché non ero pronto mentalmente. Lo facevo solo per i fans, perché lo avevo promesso. Ma quando ti guardi allo specchio e non vedi più la stessa persona, questo era il mio problema. Non avevo dolore in allenamento, ma mentalmente non ero lì e sentivo che in quelle condizioni non c'era futuro. Oggi, ritiratosi dalla scena agonistica, Dennis si mantiene in ottima forma e continua ad operare nel mondo del fitness in veste di personal trainer e imprenditore, allenando numerosi atleti agonisti, promuovendo la Nutrition Wolf, la sua compagnia di integratori, e organizzando eventi sportivi come il Dennis Wolf Classic. In palestra Dennis Wolf si atteneva a tecniche collaudate e adottava un allenamento improntato sul volume di lavoro, nel quale utilizzava pesi medi alla ricerca di un buon pump, stimolando il muscolo da diverse angolazioni. Tipicamente allenava ogni gruppo muscolare una volta a settimana, facendo 3-4 esercizi da 4 serie di 10-12 ripetizioni ciascuno, per un totale di 12-16 serie complessive. Per polpacci e addominali utilizzava una tabella con un minor volume di lavoro, ma frequenza più alta, arrivando anche a 4 sessioni a settimana, con un range di ripetizioni sulle 20-25. È un sostenitore dell'allenamento istintivo e della personalizzazione della routine di allenamento, sia per quanto riguarda la scelta degli esercizi che il volume di lavoro, e asserisce che ognuno deve scoprire gli esercizi e il volume di lavoro più adatti al proprio fisico. Ritiene molto importante, per la costruzione di un fisico proporzionato e simmetrico, che ognuno analizzi con attenzione il proprio corpo, per identificare i gruppi muscolari forti e quelli carenti, e strutturare di conseguenza una routine che dia maggiore priorità al lavoro sui gruppi carenti, limitando invece il lavoro per le aree già ben sviluppate, in modo da ottenere un fisico equilibrato. Sul piano alimentare, lontano dalle gare, Wolf consumava 5 pasti al giorno, che diventavano 6 nel periodo pre-gara. Racconta anche di essere arrivato a fare 8-9 pasti al giorno, in qualche fase sperimentale, ma che non era una soluzione sostenibile. Adottava un'alimentazione ad alti carboidrati e proteine, con una suddivisione dei macro tesa a consumare, ad ogni pasto principale, 100-150 grammi di carboidrati e 60-70 grammi di proteine, limitando i grassi. Fra le fonti proteiche preferite cita pollo, pesce e carne rossa. Modulava le quantità di cibo in funzione del periodo della preparazione. Lontano dalle gare arrivava a consumare un massimo di 4.500-5.000 calorie al giorno, mentre sotto gara le calorie quotidiane scendevano intorno alle 3.000. Essendo noto per l'enorme massa muscolare, ricordiamo che lontano dalle gare il suo peso arrivava intorno ai 130-135 kg, Wolf è perfettamente consapevole della difficoltà di mangiare per sviluppare e mantenere una massa muscolare enorme, essendo obbligati a ingurgitare cibo con grande frequenza e spesso controvoglia, ma sentiamo dalle sue stesse parole la sua opinione sull'argomento. Quando ero così pesante non avevo voglia di mangiare, non avevo voglia di muovermi. Tutto era un peso e la colazione era il momento peggiore della giornata. Sono arrivato al punto che quando mi alzavo la mattina il solo pensare al cibo mi faceva venire voglia di vomitare. E allora ho smesso di mangiare cibi solidi e sono passato ai frullati. È molto stressante per l'organismo essere così pesanti ed essere obbligati a mangiare, ma era una parte importante della preparazione, un lato che non mi è mai piaciuto. Questo è il motivo per cui amo come mangio e vivo adesso. Riassumendo, Dennis Wolf è stato un grande protagonista della scena agonistica IFBB degli anni 2000, nell'epoca dominata da Philippe, famoso per il fisico enorme e simmetrico che viene spesso paragonato ad altri colossi teutonici del calibro di Markus Rühl e Gunther Schlierkamp. Costretto a ritirarsi anzitempo dalla scena agonistica per un infortunio alle vertebre cervicali,
Se da un lato l'infortunio lo ha costretto ad abbandonare le competizioni, dall'altro gli ha probabilmente allungato la vita, obbligandolo a rivedere le sue priorità e portandolo a condurre una vita più sostenibile e salutare, lontano dalle esagerazioni alimentari e farmacologiche necessarie per essere un mass monster. Al solito non tutti i mali vengono per nuocere. Ciao, alla prossima!